Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. E mi raccomando, siate curiosi e cercate sempre di trovare qualcosa di interessante da solleticare la vostra testa. In questa settimana andremo a vedere un tool che c'è da una vita, è veramente molto famoso, e però non è conosciutissimo, mettiamola così, ok? Perlomeno a livello enterprise non è così famoso. Di che cosa parliamo? Parliamo di Greylog. Greylog è un tool open source che, come dicevo, c'è veramente, penso, da più di 10 anni. È un tool che nasce per la gestione dei log, quindi un log management tool, poi ricondizionato, no, nell'ultimo periodo, perché un po' l'IT va, no, a seconda degli umori degli anni, e quindi l'anno scorso, o perlomeno negli ultimi 2 anni, si parlava di sicurezza e quindi adesso è diventato anche SIEM e altre cose. Quindi ci sta assolutamente, perché dai log poi possiamo andare a trarre delle conclusioni, però sicuramente è un tool che merita tantissimo perché vi agevola molto la vita quando dovete lavorare con molti log, ok? Cosa avete bisogno? Avete bisogno del vostro classico Docker o vabbè Podman, quello che volete, però in questo caso vi farò vedere con Docker. E poi molta pazienza, perché nella documentazione ufficiale c'è una soluzione per installarlo su container Docker, ma non funziona, o perlomeno non sono riuscito a tirarla su, quindi poi vediamo come fare. Perché dovreste utilizzarlo? Perché chiaramente è una delle pochissime soluzioni, perlomeno all in one, che vi permettono di avere una suite di gestione dei log centralizzata senza impazzire, molto completa, ok? Andiamo a vedere un pochino più in dettaglio come è fatto. Qua abbiamo una dashboard della versione 6.0, che dimenticavo appunto è l'ultimissima versione che è uscita, che introduce comunque un redesign dell'interfaccia un pochino più gradevole, hanno migliorato qualche cosa. È una soluzione che è open source, ma esiste anche la controparte enterprise che chiaramente dà dei vantaggi in più. Però già nella versione open direi che ha quasi tutte le componenti che possono essere interessanti per la stragrande maggioranza degli utenti medi, ok? Mettiamola così. E ha una bella community, perché essendo un prodotto nato tanto tempo fa, la community è abbastanza corposa, ci sono tanti plugin, tante guide online, quindi non avete difficoltà comunque nel muovervi, anche come video su YouTube c'è tanto, ok? All'interno di Greylog, che dicevo è una suite, quindi non è che si sono inventati l'acqua calda, ma è composta da un insieme di componenti open source, principalmente MongoDB e OpenSearch. OpenSearch non è altro che Elasticsearch, un fork di Elasticsearch. Perché? Perché chiaramente Elasticsearch a un certo punto ha cambiato le licenze, quindi probabilmente non potevano più fare una soluzione completa da rivendere, e quindi hanno usato OpenSearch. Però capite che loro vi forniscono una cosa che è tutto un pacchetto unico, veramente semplice. Potreste farvelo voi, assolutamente, sfruttando i vari singoli componenti, però il risultato non lo so se sarebbe uguale. Andiamo più nel dettaglio e vediamo le funzionalità. Come dicevamo, è un log management tool, quindi deve essere in grado di ricevere dei log da applicazioni, servizi, dispositivi. E questo lo fa abbastanza bene, lo fa bene, perché supporta tantissime possibilità di ingestion. Come vedete, dal normale syslog a bits, che vuol dire file bit, che è un agent che potete installare sulle vostre macchine per leggere dei log e spararli da qualche parte. Quindi tranquillamente installate FileBit e potete sparare i dati.
Chef, Gelf, che sono dei... Gelf è un formato Greylog per ingestare i log in un certo formato, IPFix, NetFlow e poi Raw Plain Text TCP UDP. Questo cosa vi serve? Vi serve per mandare degli stream TCP o UDP di qualunque genere che magari escono fuori da un applicativo o da qualunque altro oggetto. Ho trovato questo schemino che secondo me è molto interessante perché vi dà una panoramica completa. Lo so, è un po' piccolo, non sono riuscito a trovare un modo per zoomarlo, però sappiate che l'ho trovato sulla community di Greylog. Qua c'è il link, se volete andarvelo a vedere magari ve lo metto poi anche nei commenti, nelle note del video, però è molto utile perché vi fa vedere cosa può andare a ingestare, quindi gli input che la Greylog accetta, e poi le componenti all'interno di Greylog. Quindi abbiamo la parte di extractor che ci permette di fare che cosa? Andare a prendere la linea che arriva di log da un dispositivo e a questo punto parsarla in qualche maniera per cercare di estrapolare le informazioni che ci interessano, ok? Poi voi potete anche prendere tutto e buttare così, però normalmente si cerca di andarlo a normalizzare, ok? Il dato che poi andremo a salvare, altrimenti è veramente immondizia, difficilmente poi possiamo fare delle ricerche. Abbiamo le regole di stream perché ogni flusso può essere incanalato su più rotte, e le rotte poi ci permetteranno di fare che cosa? Di andare a indicizzare, quindi a storicizzare quel dato specifico in un certo modo e poi anche a crearci che cosa? A crearci delle possibilità di alerting e realizzare delle dashboard ad hoc per quella tipologia di dato che arriva. E altra cosa molto interessante sono le pipeline. Le pipeline ci permettono di fare che cosa? Di fare un insieme di operazioni sul dato che arriva al nostro Greylog. Per esempio, arricchire il dato che è arrivato. Io prendo magari delle informazioni e dico ok, questa informazione qui per me significa quest'altro, no? Per esempio, oppure vado a fare una query su un dispositivo o su un endpoint esterno per dire ok, questo numero qua significa il cliente tot, ok? Per esempio, tanto per fare degli esempi. Quindi capite quante possibilità ci mette a disposizione il Greylog. Quindi anche banalmente, appunto, un alert se vedo delle cose che non tornano, ok? Quindi molto molto interessante come soluzione. Si potrà fare di più se andiamo a prendere la versione Enterprise, chiaramente, ok? Un esempio, utilizzando queste fantastiche slide, è il nostro Zabbix, ok? Zabbix dalla versione 6, ma poi ulteriormente raffinato nella versione 7.0 che uscirà a brevissimo, ci permette di definire degli stream. Quindi noi possiamo dire, per esempio, tutti i dati della data collection o degli eventi, buttali verso un data lake. Il data lake in questo caso è Greylog e quindi io posso dirgli ok, manda tutte queste informazioni verso di lui come raw TCP data, e quindi va a scrivere sulla porta 5555. A questo punto io definisco un input di tipo raw plain text. Nel Greylog vado a dirgli che questo stream deve andare a finire su un basket specifico, quindi che può essere l'indice X, ma chiaramente posso andare anche a dirgli che cosa? Definire delle regole che mi vanno a fare la generazione del parsing magari un po' meglio, dire ok, solo quando vedi all'interno di questo log una parola, allora falla passare da qua e poi salvarla nell'indice X. Non sono un esperto di Greylog, però già pastrocchiando velocemente sono riuscito appunto a filtrare e a dirottare in un certo indice i dati che stanno arrivando. Poi filtrare è veramente semplice, è una query, scrivete come volete ed è veramente molto molto semplice questa cosa. Come facciamo a installarlo?
Come vi dicevo, non è un po' tricky la questione prendendo dalla documentazione ufficiale. Di solito vi consiglio sempre guardate la documentazione ufficiale, ma guardatela, ok, perché vi è utile, però poi vi rimando al sito di un grande youtuber che si occupa di soluzioni IT, che ha fatto un Docker Compose che perlomeno funziona, ok? Si vede che ci ha lavorato un pochino e quindi alla fine ho deciso di switchare su quello che aveva fatto lui, perché l'altro stavo perdendo troppo tempo, ok? Quindi vi faccio vedere direttamente da command line cosa succede, ok? Quindi andiamo sulla nostra command line, andiamo a vedere questo Docker file, e l'ho chiamato Docker Compose Lawrence. Ok, qua andiamo a definire sostanzialmente i volumi, perché chiaramente ci sono dei volumi in gioco, quello della storicizzazione e quello dedicato a Mongo e Greylog, ma soprattutto quello per storicizzare i dati. Andiamo a definire i vari container di Mongo, OpenSearch con dei parametri, potete lasciare quelli che vi suggerisce chiaramente nel GitHub che vi lascio. Dovete cambiare le password, io ho lasciato quelle che c'erano, tanto è un test. Altri parametri e poi i parametri di Greylog per il container, per il suo container, ok? Quindi questi parametri direi che in linea di massima possono andare benissimo, chiaramente dovete personalizzarli in base alle vostre esigenze, però così dritto per dritto funziona alla grande, senza particolari problemi. Altra parte fondamentale è questa cosa qua, la definizione delle porte nel container Greylog. A cosa vi serve? Vi serve per aprire le porte specifiche per la tipologia di dato che dovrà entrare. Quindi nel nostro caso, per la parte di row TCP, devo andare a definire la porta 5555 di tipo TCP, ok? Per la syslog c'è un'altra porta e per l'interfaccia di Greylog la 9000, ok? Quindi di default è la 9000 per andare sulla dashboard del vostro Greylog, ma per ingestare, per iniziare a buttare dei dati dentro, dovete ricordarvi di mettere le porte che vi serviranno per lo specifico plugin di gestione del dato di ingresso, nel mio caso RowTCP. Detto ciò, faccio banalmente un'app del Docker Compose, ok, Docker Compose, poi "-f" è il nome dello YAML file, app "-d" per metterlo in demonized mode, e come potete vedere qua abbiamo i nostri container, ok? Qua è un pastrocchio tremendo perché ci sono tantissime porte, abbiamo il container Mongo e il container di OpenSearch. A questo punto spostiamoci e andiamo a vedere tramite web cosa si vede. Okay? Questa è la pagina di default di Greylog una volta che parte. Non allarmatevi se non parte subito, perché è un sarchiapone anche lui scritto in Java e quindi ci mette un pochino. Okay? Di default con quel container lì la password di amministrazione è quella super segretissima admin, ok? Classicone. E una volta entrati, ok, ci presenta una welcome dashboard con un po' di news e un po' di bla bla bla, ma se noi andiamo direttamente nella parte stream, qui abbiamo i nostri stream, quindi i nostri canali di ingresso, no? Che abbiamo definito per le specifiche applicazioni. In questo caso io ho fatto uno stream Zabbix per verificare un po' come funziona. Non vedete niente perché adesso c'è un filtro a 5 minuti, io lo apro a 5 giorni e poi faccio update e carico i dati. Come vedete qui iniziano a vedersi le righe con i dati che sono arrivati dal nostro Zabbix. Lo Zabbix con i connector ci permette di streamare dei JSON in formato ND, quindi new line, quindi ogni riga di informazione è un unico JSON, magari che dire, per gli eventi è la stessa cosa, ed è molto comodo perché è parsabile molto velocemente. Come vedete il dato grezzo è questo. Poi ho applicato una regola per andare a definire i vari campi, ok? Qua vedete clock, group, host, eccetera.
Questa cosa qui poi vi permette di andare a fare ulteriori regole, perché lui sa che c'è una variabile che si chiama item ID, e quindi volendo poi posso usare l'item ID per farci qualche altro tipo di regola. Da questa pagina qua voi potete fare qualunque tipo di ricerca, quindi qua con il campo ricerca vi potete sbizzarrire nel cercare, filtrare, quello che volete. Non so se adesso vedete hostname, metto Zabbix, lui già ti propone le variabili in gioco perché chiaramente sa che il nostro dato è stato parserizzato in una certa maniera. Chiaramente non funziona come al solito perché sono una capra e non ho guardato come si fa a fare le regole di search. Vediamo Zabbix, ok, meno male che c'è lui che me lo propone, ok, e dovrebbe funzionare, eccolo qua, perfetto. Quindi già lui vi propone in automatico i contenuti che potete mettere nelle variabili che ci sono all'interno dei log. Per fare tutto questo dovete andare chiaramente a definire un input, quindi selezionate la tipologia di dato in ingresso. Come vedete ce ne sono veramente tantissimi, dalle soluzioni di AWS ai classici dati che arrivano dall'on-premise, quindi syslog, ma poi anche vedete che c'è il Palo Alto, abbiamo i vari raw plain text, syslog Kafka, e anche la possibilità di andare a fare scrapping verso un endpoint esterno, quindi non attendere i dati, ma andarli a prendere da un endpoint esterno per poterli poi collezionare all'interno del nostro Greylog. Una volta definito l'input, qua cosa dovremmo andare a fare è banale, e andare andare a creare anche un relativo indice. Perché? Perché tutti i dati di quel tipo li buttiamo su quell'indice. Quindi io faccio un create set, vado a definire 4 cose, perché in questa installazione, che non è un'installazione di enterprise, di produzione, è chiaro che sto andando un po' a braccio, ok? Se dovete fare chiaramente un qualcosa di più sistematico, vi consiglio di mettervi lì cuore in pace, leggere la documentazione e approfondire particolarmente, o chiamare direttamente Greylog, ok? Però una volta che abbiamo definito il nostro indice, come ho fatto io, il tutto diventa molto molto semplice, perché dallo stream qua posso andare a dire ok, i dati che arrivano su questo stream, andiamo a vedere come si crea uno stream. Quindi io gli dico, metto un nome, un titolo e poi gli dico qual è l'indice che dovrà utilizzare. Dopodiché devo andare a dirgli ok, per questo stream voglio che i dati devono essere in un certo modo, e quindi vado a definire delle regole. Per esempio gli dico ok, la prima regola è che i dati che finiscono in questo stream sono i dati che arrivano dall'input di tipo raw TCP dedicato a Zabbix, ok? Però magari non è solo Zabbix, e allora per andare a prendere solo i dati di Zabbix vado a creare un'altra regola che va a fare il match con host underscore host, quindi il dato deve contenere questa parola, questa chiave, ok? Quindi a questo punto posso creare anche più regole, però a questo punto so che per forza di cose all'interno di questo stream e poi all'interno dell'indice X avrò solo i dati del mio Zabbix. Come faccio su Zabbix a mandare i dati? Facilissimo, administration general connectors, e vado a creare un connector, ok? Create connector, vi faccio già vedere quello che ho creato io. Quindi vado a dirgli ok, questo è un connector di tipo item value, poi posso crearne un altro solo per gli eventi, e qua ci metto HTTP e poi l'IP del Greylog e la porta 555, ok? Qua posso scegliere addirittura anche la tipologia di dato che verrà messa su quel connector lì. Posso definire eventuali autenticazioni, e poi posso anche andare sul fine, quante connessioni concorrenti, gli attempt, eccetera, eccetera. Ma già di base così funziona alla grande. Mi dimenticavo, potete addirittura anche filtrare la tipologia
di item che verrà sparato tramite i tag. Anche questo molto utile perché magari vogliamo solo mandare gli item che sono di tipo log, ok? Tutti gli altri me li tengo all'interno del mio Zabbix, quindi è molto interessante questa cosa. Fatto ciò, abilito il mio stream e a questo punto, se io vado a vedere qua dentro nel mio Greylog e gli dico update ogni 5 secondi, inizierò, spero, a vedere dei dati che arrivano. Eccoli qua, vedete che stanno arrivando. Se io clicco su questo record qua, ci sarà lo spaccato, messaggio completo, ma poi lo spaccato di tutti i parametri che sono all'interno di questo messaggio, ok? Per poi utilizzarli magari in seguito per farci qualcos'altro. Questa è la pagina dello stream. Volendo vi potreste anche fare delle dashboard customizzate che magari contano i messaggi di un certo tipo, contano magari, per esempio nel nostro caso di Zabbix, quanta CPU è utilizzata dalla macchina X o quanti problemi di questo tipo sono su questo host group, eccetera, eccetera. Quindi potete realizzare delle dashboard molto, molto interessanti. Qua vediamo se ce n'è una al volo. Ok, questa è una già fatta, molto carina direi, con i widget classici che abbiamo anche sul nostro Zabbix, ma utili sicuramente anche all'interno di un tool di questo tipo. Come vi dicevo, nella versione Enterprise cosa troviamo di differenza? Questo è il sito ufficiale, trovate i dettagli, oltre i costi, ok? Qua avete le differenze tra Open Source, Enterprise e Security, ok? I vari livelli di offerta di Greylog. Nella Enterprise quello che possiamo notare è che praticamente abbiamo quasi tutto. Nella search c'è qualcosa in più, nella parte di events abbiamo notifiche con delle integrazioni già precotte, nella scalabilità abbiamo qualcosa in più, cloud forwarder, cluster forwarder, integrazioni ulteriori per la parte di ingestion e chiaramente anche nella parte di dashboarding c'è qualcosina di in più anche in questo caso. Sicuramente le cose da notare sono la parte di archiving, storage management, illuminati parser, cioè sono dei parser, dei plugin di parsing già fatti dai ragazzi di Greylog, che in molti casi vi aiuta tantissimo perché non devo reinventare la ruota, non devo perdere tanto tempo nel creare il parsing e le regole a mano. Access control e audit log sono molto utili in ambito enterprise perché è normale che vi chiedano questa tipologia di informazioni. Nella parte security è chiaro che c'è molta più attenzione sul problema sicurezza e ci sono dei tool dedicati proprio per analizzare i log nell'ambito della sicurezza, tipo anomaly detection, risk management, investigation management, quindi c'è una particolare attenzione proprio su quell'ambito, però dipende per cosa utilizzerete il vostro Greylog. Direi che per l'80% dei casi la soluzione open source, no, per i casi piccoli, la soluzione open source è abbastanza completa. È chiaro che se volete andare su un qualcosa di enterprise, se dovete usarlo veramente tanto, vi consiglio, pagate e avete un prodotto all'altezza di tanti altri blasoni, no? Ci sono, il più delle volte sentite parlare di Splunk, ok? Ma non c'è solo Splunk. Greylog penso che sia un grande prodotto molto vicino alle funzionalità di di Splunk. Quindi provatelo perché è veramente interessante. Detto ciò, ragazzi, è tutto. Mi sono trattenuto come al solito tantissimo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, commentate sotto qua e magari fatemi sapere la vostra, dei commenti. Magari c'è qualcuno che è più esperto su Greylog e può condividere delle informazioni in più. Ma prima cosa, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, stiamo raggiungendo quasi 1000 iscritti, fantastico obiettivo, però è importante per me, per almeno un po' di gloria. Detto ciò, grazie ancora di aver visto questo video e ci vediamo la prossima settimana. Questo è tutto, un salutone da Dimitri, ciao!